L'incontro fu quanto mai commovente. Psiche le riempì di regali, braccialetti, monete d'oro, dette loro anche un caffè. Ma tutto fu inutile, le sorelle tornarono a casa più imbestialite che mai. Proprio come le sorelle di Cenerentola. Hai visto quella lì che superbia che ha messo? Ma chi si crede di essere? Solo perché ha sposato uno straricco. Ci ha voluto regalare questi braccialetti per umiliarci. Poi sai che ti dico, questo marito deve essere proprio orribile, se no perché non ce l'ha fatto vedere. Le sorelle tornarono altre volte alla reggia e ogni volta insinuarono dei dubbi. Senti Psiche, tu lo sai, noi ti vogliamo bene, ma noi gli abitanti del posto ci hanno detto una cosa tremenda. Hanno visto tuo marito mentre si avvicinava alla reggia. Oh, pare che è un mostro orribile, tremendo, verde come un serpente, con la bava alla bocca, gli occhi di fuoco. Ah, poi ci hanno detto un'altra cosa, che pare che questo qui con le donne prima se la spassa e poi se ne mangia, in un solo boccone. Ma non dite sciocchezze, protestò Psiche. Il mio sposo è un uomo tenerissimo, altrimenti me ne accorgerei. Io ci dormo insieme tutte le notti, no? Ma non ci fu nulla da fare. Le due malvagie l'andarono a trovare di nuovo e questa volta portarono una lanterna e una lama affilatissima. Tu guardalo mentre dorme. Se è un mostro, tagliagli la testa con un colpo di spada. Se invece è bello, poggia la lanterna, poggia la spada e amalo più di prima. Ma la curiosità era il difetto di Psiche. Tutto sommato, disse lei, io che faccio di male se me lo guardo un momentino, no? E una notte che il suo sposo dormiva profondamente, accese la lanterna e se lo guardò a lungo. Era bellissimo. Aveva il viso circondato da un'aureola di riccioli biondi. Il collo era candido, le guance rosee. Le ali avevano riflessi d'argento e le piume, benché dormisse, vibravano inquiete come attraversate da un palpito d'amore. Purtroppo però, mentre lei lo guardava, una goccia d'olio bollente cadde sul petto di amore. Lui aprì gli occhi, la vide e sparì in un battito d'ali. Amore, come prima cosa, volle vendicarsi delle sorelle. Disse a ognuna delle due che era stata scelta per sostituire Psiche e la convinse a buttarsi giù dalla montagna. Questa volta però non c'era Zefiro a sostenerle e le disgraziate si sfracellarono al suolo. Nel frattempo Psiche andava in giro per città, templi, boschi e chiedeva alla gente: scusate, avete visto Amore, uno coi riccioli biondi? Con le ali, non l'avete vista? No, m'ha abbandonata, m'ha lasciata sola. Finché la voce non giunse a Venere, che come tutte le suocere si arrabbiò moltissimo. Maledetta Psiche, continua a perseguitarli, adesso getta discredito pure su mio figlio, e prese i suoi provvedimenti. Innanzitutto rinchiuse il figlio Amore in una cella d'oro per impedirgli di rivedere Psiche, e poi emise un bando contro la fanciulla. Chiunque mi porterà Psiche, mani e piedi legati, riceverà da Venere 7 baci dolcissimi, di cui uno più dolce degli altri, perché con la lingua. A me questo fatto della lingua mi ha sempre fatto ridere, però non avrei mai avuto il coraggio di dirlo in televisione, però dal momento che l'ha detto Apuleio, lo ha scritto, come ha detto Apuleio, et unum blandentis, uno più sfizioso, ad pulsu lingue longe mellitum. Comunque, Psiche fu trascinata davanti a Venere e la dea le disse: Piccerè, se vuoi rivedere mio figlio Amore, devi superare 4 prove. La prova dei semi, la prova della lana d'oro, la prova dell'acqua sacra e la prova del vaso della bellezza. Psiche capì subito che si trattava di 4 prove difficilissime.
La prima prova consisteva nel separare un mucchio enorme di semi d'orzo, di grano, di miglio, di caffè. Veramente il caffè non era stato ancora inventato a quei tempi, ma io ci metto pure il caffè in tanti mucchietti omogenei. Ma come si fa, disse Psiche? È impossibile, ci vorrebbero dei mesi. Quando milioni di formichine corsero in suo aiuto e in breve tempo formarono tanti mucchietti diversi. Quelli sono i mucchietti dipinti da Giulio Romano e quella è Psiche. Va bene, ce l'hai fatta, disse Venere. Però adesso mi devi tosare 1 chilo di lana d'oro da quelle pecorelle che stanno lì, in fondo alla valle. Pecorelle, quelli erano arieti infuriati, così feroci che si scagliavano continuamente gli uni contro gli altri e contro i cespugli. Psiche comunque stava per andare quando fu fermata in tempo da una canna che cresceva sulle rive di un fiume. Aspetta, Psiche, disse la canna, aspetta che gli arieti vadano a dormire e solo allora e senza alcuna fatica tu potrai raccogliere dai cespugli tutta la lana che vuoi. Quando Venere vide tornare Psiche con la lana d'oro disse: non credo ai miei occhi, qualcuno deve averti aiutato. Tu però adesso mi devi riempire questa brocca con l'acqua sacra che sgorga in cima a quella montagna. E come faccio, disse Psiche, quella montagna è così alta e poi le pareti sono lisce come il marmo, come faccio ad arrampicarmi fin lassù? Ma un'aquila arrivò in volo, le tolse di mano la brocca e dopo pochi secondi gliela restituì colma d'acqua sacra. Non credo ai miei occhi, esclamò Venere, anche l'acqua sei riuscita a prendere, maledetta! La quarta prova però era la più tremenda di tutte. Si trattava di scendere nell'oltretomba e farsi consegnare da Proserpina un vaso pieno di bellezza. Chiunque avrebbe fallito. Certo è che Psiche riuscì a prendere il vaso della bellezza. Ecco, quella è Proserpina, dietro di lei c'è Plutone e quello è il vaso della bellezza che viene consegnato a Psiche. Qui però c'era un'ultima insidia che l'attendeva al varco: non aprire mai il vaso per nessuna ragione, pena la morte. E Venere contava proprio su questo. Una donna, pensò Venere, per quanto bella, non resisterà mai alla tentazione di sembrarlo ancora di più. E difatti, come Psiche ebbe il vaso tra le mani, subito si disse: sto per incontrare il mio amore, perché non prendere un pizzichino di questa bellezza e diventare un poco più bella? Ma come andò ad aprire il vaso, subito cadde preda di un sonno profondo. Ancora un attimo e sarebbe morta, quando rapido come la folgore, tra un battito d'ali giunse amore dal cielo. Era fuggito dalla cella d'oro dove l'aveva rinchiuso sua madre. Amore prese Psiche tra le braccia e la portò nel suo castello incantato, dove vissero felici e contenti per sempre.